Passeggiando lungo la costa messinese si può scoprire un paese davvero curioso, in quanto profondamente legato a tre cose: un mare cristallino bandiera blu, un passato minerario e la figura di Salvatore Quasimodo. Oggi vi parlo di Roccalumera. Venite con me! Sulla storia di Roccalumera dobbiamo risalire al tempo dei viceré, quando questi territori erano divisi tra la baronia di Savoca e la baronia di Fiume di Nisi. Nel 1540 il viceré Don Ferdinando Gonzaga ebbe in dono da re Carlo V l'area della Lumeriam, ossia delle miniere d'allume. 26 anni più tardi, nel 1606, le miniere d'allume vengono acquistate dal barone Giovanni La Rocca, dando vita così alla terra di Roccalumera, il cui abitato nel tempo si spostò gradualmente più nella zona di mare, ad oggi bandiera blu. La prima parte del toponimo Roccalumera deriva dal cognome della famiglia, La Rocca, mentre la seconda parte, Lumera, deriva proprio dalle miniere di solfato di alluminio presenti nella zona, utilizzate nell'industria dei coloranti, nella concia delle pelli e in medicina, come emostatico ed astringente. Strettamente legata a Roccalumera è la figura di Salvatore Quasimodo, poeta che nel 1959 ricevette il premio Nobel per la letteratura. In suo onore è stato fondato nel 1998 il Parco Letterario Salvatore Quasimodo, nella dismessa stazione ferroviaria di Roccalumera. Il poeta fu molto legato al paese ionico, in quanto vi arrivò solo 5 giorni dopo la nascita, avvenuta per caso a Modica, dove il padre, capostazione, era stato assegnato nella locale stazione ferroviaria. L'obiettivo di questo parco è di valorizzare i luoghi dell'ispirazione letteraria, creando dei punti di attrazione da mettere a disposizione del grande pubblico. Al suo interno vi sono dei percorsi sensoriali atti a far rivivere il ricordo del premio Nobel e a far provare, sentire, toccare tutto ciò che ha portato l'autore a scrivere pagine storiche della letteratura. Superate le sale, si prosegue verso 5 vagoni merci trasformati in treni museo, vagoni simili a quelli dove Salvatore Quasimodo e la sua famiglia vissero per mesi dopo il terremoto di Messina del 28 dicembre 1908, quando il padre era stato incaricato di organizzare il traffico ferroviario. A pochi passi dal parco non si può non notare un'antica torre di guardia, comunemente detta Torre Saracena o Torre Sollima. Sebbene l'attuale torre risalga al 1400, si pensa che essa sia una modifica di un preesistente impianto, realizzato in epoca araba, a difendere questa zona costiera della Sicilia. Il poeta Salvatore Quasimodo fu particolarmente legato alla torre, tanto che scrisse la poesia Vicino ad una torre saracena per il fratello morto, che può essere letta oggi su una lapide in marmo posta vicino alla torre. Interessanti a Roccalumera sono inoltre delle sculture realizzate da Filippo Andronico, rappresentanti 3 sirene sorelle che secondo la mitologia avrebbero insidiato i navigatori, tra cui anche l'eroe Ulisse, in prossimità dello stretto di Messina. Le sculture sono Telxepeia, Ligea e Leucosia. Interessanti nel territorio di Roccalumera sono inoltre le sue frazioni collinari, quali Sciglio e Allume. Sciglio è la prima frazione che si incontra, risalente al XVIII secolo. All'inizio del Cinquecento tutta la zona era un bosco di querci e lecci, utilizzato per la produzione di legna da ardere, necessaria per l'estrazione dell'allume. Successivamente, attorno al 1600, nella contrada chiamata Scigliu si sviluppò una fiorente attività agricola, incentrata soprattutto sugli agrumi. Allume è il nucleo abitativo di più antica formazione, da cui poi successivamente è derivato l'attuale paese di Roccalumera. Si tratta di una piccola frazione adagiata lungo l'omonimo torrente, addossata a delle colline.
Qui l'artista Nino Occhino ha realizzato alcune sculture, quali Benvenute ad Allume, Ai caduti e una terza scultura all'entrata del borgo. Al centro del paese, situata su una bellissima piazza, si erge la chiesa del Rosario, con un pregevole campanile a forma quadrata. Proseguendo oltre la chiesa, si attraversa una specie di tunnel, definito Arcofia, e si arriva fino all'antico borgo di San Michele, borgo in stato di abbandono, i cui ruderi si possono guardare camminando via lato. In posizione incredibilmente panoramica vi è la chiesetta di San Michele, datata XII secolo. Qui è dove mi trovo io, seduto ad ammirare questo bellissimo panorama. Per concludere, ho avuto la fortuna di scoprire il club Bocca di Rosa, un luogo dove anche il viaggiatore più distratto ne rimarrebbe folgorato e ammaliato. La proprietaria di questo luogo è Teresa, una donna vivace e vitalissima, che con il suo sorriso e con le sue storie ti fa sentire subito a casa. Si tratta di un locale totalmente fuori dagli schemi, incredibilmente variopinto e accogliente, dove ci si può soffermare per gustare dell'ottima cucina casereccia. Ogni angolo è curato nei minimi particolari e ogni pietanza è preparata dall'amore e dalla passione che ci mette Teresa. Che cos'è per te la Sicilia? La Sicilia è casa. Colori, profumi, sapori, persone, esseri, anime. Tutto. Ed un enorme grazie va al comune di Roccalumera e a tutte le persone che si sono rese disponibili per la realizzazione di questo video. Grazie.